Buongiorno a tutti. Ormai da tempo nei miei video sto utilizzando la metodologia degli Effective Pip Count e diversi di voi mi hanno chiesto a più riprese di trattare l'argomento in maniera un po' più sistematica. Anche perché seguire degli esempi di utilizzo della metodologia, delle diverse formule, senza avere un inquadramento generale non è molto facile. È arrivato il momento. Ho deciso di organizzare finalmente il seminario. Ho deciso di suddividerlo in 3 parti. Il video odierno si occupa delle formule per il calcolo degli EPC. Non esiste un'unica formula, ma ne esistono diverse a seconda del tipo di posizione. Quindi l'argomento non è banale e qui lo affronteremo in maniera, spero, completa. Sarà utile per voi, spero, ma sicuramente anche per me. Il primo utilizzatore dei miei video sono io. Per me sono utilissimi per sistematizzare delle informazioni e per aiutarmi a memorizzarle. Poi produrrò un altro video più leggero con degli esempi di calcolo degli EPC. E infine un terzo, un po' più impegnativo, che affronterà il problema dell'azione di cubo corretta una volta calcolati gli EPC. Allora, partiamo da alcune definizioni. Che cosa sono questi Effective Pip Count? Sono il numero medio di tiri necessario per terminare il bar-off moltiplicato per il numero medio di pip che corrisponde a un tiro. Il numero di pip medio è 8, poco più di 8, 8,167 per l'esattezza. Quindi con questo sistema riusciamo a riportarci a un numero di pip effettivo proporzionale al numero dei tiri necessario, che è poi quello che ci interessa veramente. Se abbiamo una pedina sul 3 e una pedina sull'1, il numero dei pip è diverso, ma in entrambi i casi ci basta un tiro per uscire. Per cui l'effective pip count ci dà un'idea più chiara del reale vantaggio in corsa. Definiamo anche due tipi di posizioni diverse. Le pips position, che sono posizioni in cui molte pedine si trovano sui punti alti della tavola, quindi 6, 5, 4, e quindi in effetti tutti i pip contano. Invece le roll position sono posizioni in cui le pedine si trovano sui punti bassi, 1, 2, 3 della tavola, e non ci sono quindi miss o questi miss sono molto pochi. Quindi contano più i tiri rispetto ai pip. Ecco, questa è una tipica posizione in cui il bianco ha una roll position, mentre il nero ha una pip position. Siamo abituati a confrontare a una certa facilità due roll position o due pip position, quindi vedere quale dei due giocatori è in vantaggio. Quando abbiamo una pips position contrapposta a una roll position, è a occhio molto più complicato vedere questo. Sono questi i casi, questo è un caso estremo, in cui il calcolo degli effective pip count ci viene incontro in maniera decisiva. In questo caso abbiamo che il pip count del bianco è 30, mentre quello del nero è 50. Ma in compenso il nero ha tirato fuori già 5 pedine. Chi dei due sta meglio?
Allora, se andiamo a calcolare gli effective pip count, vedremo poi come, quelli del bianco sono 57,2, quelli del nero 56,9. Praticamente la corsa è pari. Quindi chi è al tiro è in vantaggio. Questa è una posizione che Walter Trice era solito proporre ai possibili sfidanti, lasciando scegliere da che parte giocare. Alla lunga vinceva sempre, perché era in grado di calcolare con precisione l'azione di cubo corretta. Partiamo innanzitutto dalle cosiddette nice position, posizioni belle, diciamo così. Queste sono posizioni in cui un giocatore ha tutte le pedine sulle case 6, 5 e 4. Tipicamente la posizione migliore è quella a triangolo, in cui ci sono 7 pedine sulla casa 6, 5 sulla casa 5 e 4 e 3 sulla casa 4. Ebbene, in questi casi, ma questo vale in generale quando le pedine sono 15, sono tutte sulle case 6, 5 e 4, l'wastage, quindi lo spreco, è pari a 7, per la precisione 7,07. Il pip count qui è pari a 79. Ecco, come si calcola l'effective pip count? Come abbiamo detto, l'effective pip count è dato dal pip count più l'wastage. Quindi, in questo caso, pip count 79, wastage 7, l'effective pip count è pari a 86. In questo video confronteremo il risultato delle applicazioni delle formule col valore calcolato da XG. In questo caso abbiamo una differenza di 0,1, ridottissima. Altra posizione, sempre nice position, quindi pedine tutte sulle case 6, 5 e 4. Ma anziché averne 15, ne abbiamo 7, 8. In questo caso l'wastage diminuisce, anche se di poco, e arriva a 6,5. Questi sono dei numeri che dobbiamo ricordarci e che ci servono anche per interpolare. Quindi abbiamo il riferimento per una posizione da 15 pedine e per una posizione da 7, 8. Nella posizione da 10-11 pedine l'wastage sarà una via di mezzo. In questo caso il pip count è 41. L'EPC è sempre dato dalla somma di pip count e wastage. Sarà 47,5, valore confermato in pieno dalla valutazione XG. Se invece abbiamo 6-7 pedine, l'wastage è pari a 6. Quindi pip count 32, EPC calcolato pari a 38 e PC di XG 38,1. Quindi vediamo una corrispondenza molto stretta tra l'EPC calcolato con facilità applicando le formule e quello invece dato da XG. Passiamo adesso alle posizioni piatte, cosiddette flat positions. Quindi qui abbiamo tutta la tavola occupata con 2 pedine su ogni casa. Bene, in questo caso l'wastage è pari a 10. Maggiore rispetto al caso ottimale in cui tutte le pedine sono sulle case 6, 5 e 4. Pip count 42,
Quindi EPC pari a 52. 51,9 ci dice X. Ecco, qui ho riportato anche altre due posizioni che non sono quelle classiche che vengono riportate abitualmente. Questa è la posizione ottimale di Beharoff, in cui il pip count è 57 e l'EPC per XG è 66,5. Quindi vediamo che in questo caso, anche se sono aumentate 3 le pedine da portare fuori, il wastage è diminuito ed è pari a 9,5. Perché in generale il wastage è minore se abbiamo le pedine sulle case T. Questa invece è una posizione simile, ma con le pedine, gli spare, pedine addizionali, sulle case basse. Il pip count è pari a 48, ma vediamo che qui il wastage è parecchio maggiore. Abbiamo un wastage di 13, proprio perché tipicamente sprecheremo dei pip per portare fuori le pedine dalle case basse. Poi la semi-flat position. Qui abbiamo tutte le case occupate, ma una pedina su ogni casa. Saremmo portati a dire, se 10 è il wastage per la flat position, per la semi-flat position il wastage sarà 5. No, assolutamente. Il wastage è pari a 7. E anche questo è un numero che dobbiamo ricordare. Pip count 21 e PC pari a 28. Per XG 28,3. Quindi in realtà, se vogliamo ricordare il wastage corretto per una semi-flat position, dobbiamo ricordare 7,3. 7 è il valore arrotondato. Adesso vediamo un altro tipo di posizioni, più semplice, le cosiddette roll positions. Ecco, questo è un esempio in cui il bianco esce, il bianco e il nero escono, tipicamente in 4 tiri, se non escono tiri doppi. In questi casi l'EPC viene calcolato come 7 per il numero di tiri più 1. N è il numero dei roll, il numero dei T. L'EPC sarà pari a 7 per 4 più 1, quindi 29. E XG ci dà 29 e 3. Questo è un approfondimento. Diciamo che il valore che abbiamo calcolato, l'EPC per una roll position, vale quando non c'è la possibilità di miss. Per tener conto invece del fatto che la posizione non può non essere una perfetta roll position, aggiungiamo dei pip a seconda dei pip medi per pedina. Quindi consideriamo il pip count totale, dividiamo per il numero delle pedine e otteniamo i pip medi per pedina. Il numero dei pip da aggiungere come correzione agli effettivi pip count della posizione è diverso nel caso che le pedine rimanenti siano pari o dispari. Nel caso di un numero di pedine dispari, possiamo assorbire senza danni un miss. Quindi c'è una differenza di 0,6 pip
per avere la stessa correzione rispetto ad un numero pari di pedine. Quindi se sono pari e il pip count medio per pedina pari a 2, aggiungiamo un punto, un pip, che è lo stesso che aggiungiamo se il pip count medio è pari a 2,6, ma le pedine sono dispari. Poi tipicamente aumentiamo di 0,3 per i primi due e poi di 0,2. Quindi, pedine pari, se arriviamo a 2,3 come media, aggiungiamo 2. 2,6 aggiungiamo 3, 2,8 aggiungiamo 4 e 3 aggiungiamo 5. Questa è una tabella che dovete ricordarvi se volete fare un calcolo più esatto. Altrimenti potete anche trascurare e andare a occhio. Non è indispensabile. Poi vedremo degli esempi nel video successivo. Altro caso importante in cui è difficile avere un riferimento se non tramite gli EPC è il caso dei cosiddetti stack più straggler. Stack sta per pilone, straggler per una pedina lontana che deve arrivare poi all'uscita. Ecco, in questo caso abbiamo che la formula stack più 1 straggler è 3,5 per n più p, in cui n è il numero di pedine, in questo caso 6. P è il pip count dello straggler, in questo caso 12. Quindi l'EPC della posizione è pari a 3,5 per 7 più 12. 3,5 per 7 sono 24,5, più 12 sono 36,5. E torna alla perfezione con quello riportato da XG. Se invece abbiamo due straggler, la formula è 3,5 per n più P1 più P2 meno 4. Quindi qui c'è un elemento correttivo. Dobbiamo sottrarre 4. Io spesso mi confondo e non ricordo se 4 va sottratto o sommato. N è anche qui il numero delle pedine. P1 e P2 sono il pip count dei due straggler. Quindi qui abbiamo EPC uguale 3,5 per 8, abbiamo 8 pedine, più 12 per 2, 24, meno 4 e arriviamo a 48. XG ci dice 48,1. Quindi vedete che anche in questo caso abbiamo un riferimento pressoché perfetto. Altro caso interessante è quando abbiamo degli straggler e basta. Quindi, ad esempio, una sola pedina da portare a casa. In questo caso l'EPC è pari a P più 4,7. P è il pip count dello straggler. Quindi abbiamo 12 più 4,7 e quindi 16,7. XG ci dà in realtà 16,9. Anche qui la differenza è ridottissima. Abbiamo un riferimento molto significativo. Se abbiamo due straggler, dobbiamo sommare il pip count dei due straggler e aggiungere, anziché 4,7, 5,2. Quindi 12 più 11 più 5,2. Arriviamo a 23 più 5,2, 28,2.
XG ci dà 28. Anche qui estremamente vicino. Se invece abbiamo 3 straggler, la formula è P1 più P2 più P3 più 5,7. Memorizzare 4,7, 5,2, 5,7. P1, P2 e P3 sono i pip count degli straggler. Quindi l'EPC sarà 12 più 11 più 10 più 5, 7 e quindi 33 più 5, 7, 38 e 7. XG ci dà 38 e 5. Vedete, anche qui praticamente perfetto. Poi abbiamo una formula che si può usare nei casi un po' più complessi, che non rientrano in questi casi standard. In realtà possiamo andare un po' a occhio, quindi cercando di valutare le differenze. Oppure, nel caso in cui abbiamo tutte le pedine nella nostra casa interna e ci sono non più di 8-9 pedine, possiamo usare la formula di Matusek, che calcola il wastage per ogni pedina a seconda della sua posizione. Quindi, vedete, se una pedina si trova sulla casa 2 abbiamo 1,3. Per la casa no, scusate, se si trova sulla casa 1 abbiamo un wastage di 2 pip. Per la casa 2 abbiamo un wastage di 1,3. Per la casa 3 0,8. Per la casa 4 0,4. Per la casa 5 0,2. Per la casa 6 0,1. Quindi, per ricordare più facilmente, dalla casa 3, 0,8, si divide sempre per 2. Questi sono dei numeri da ricordare praticamente a memoria. Potete evitare, potete usare gli EPC anche senza la formula di Matusek e limitarvi a quei casi, ai casi standard, con correzioni a occhio negli altri. Quindi qui calcoliamo l'EPC totale, ma poi dobbiamo applicare delle correzioni. Dobbiamo sottrarre 1 se è presente almeno una pedina sulla casa 1 e sono occupate almeno 4 case. Poi dobbiamo aggiungere 1 per ogni pilone di 4 pedine. Aggiungere 2 per ogni pilone di 6 pedine. Infine dobbiamo aggiungere 4 e 5, che è un numero fisso. La formula di Matusek è un po' più complessa delle altre, però vedremo che ci porta anche a calcolare le probabilità di vittoria in maniera abbastanza precisa. Poi sta a voi decidere se riuscite a memorizzare tutti questi numeretti e fare i calcoli velocemente. Il vantaggio può esserci. Vedremo poi degli esempi in cui può essere estremamente utile. Sono delle scelte. Io ho memorizzato questi numeri. Non sempre utilizzo queste formule. Voi per il tempo, voi per la pigrizia. Però sto cercando di abituarmi. Ecco, nel caso appunto di Matusek facciamo un piccolo esempio. Poi nel video successivo vedremo degli esempi più completi. Calcoliamo il wastage per il nero. Abbiamo una pedina sulla casa 2, quindi 1,3. Due pedine sulla casa 3, 0,8 per 2, 1,6. Una pedina sulla casa 4, 0,4.
una sulla casa 5 0,2. Quindi il totale è 1,3 più 1,6 uguale 2,9 più 0,6 uguale 3,5 più la correzione fissa di 4,5 e arriviamo a 8 come wastage. Pip count era 17, quindi 17 più 8, 25. Vediamo che XG calcola un EPC di 24,7, quindi comunque estremamente vicino. Direi che con questo, con la formula di Mattusek, abbiamo concluso questo seminario. A breve, spero, arriveranno gli altri due che sono strettamente collegati a questo. Nel frattempo vi fornisco un po' di bibliografia. Gli effective pip count sono trattati sicuramente nel libro di Walter Trice, Backgammon Bootcamp, trattati estesamente. Poi due articoli, uno sempre di Walter Trice, Effective Pip Count, e un altro di Douglas Zare, di Effective Pip Count. Direi che è tutto. Vi invito a studiare un po' queste formule se avete intenzione di utilizzare questo strumento. Vi invito a commentare e dare il vostro feedback su quanto può, secondo voi, essere utile o complesso usare lo strumento. E arrivederci al prossimo video.